Se mi seguite da un po' di tempo saprete benissimo quanto io ami alla follia Crash Twinsanity. Il gioco uscito nel 2004 per PS2 e Xbox 360 mi ha talmente colpito e divertito nel corso di questi anni da inserirlo tra i miei giochi preferiti della serie, più di Warped. No! Ammazza, oh! Scandola! E da quando iniziarono le prime voci di corridoio di un possibile remake di Crash Team Racing, che i fan hanno manifestato la volontà, spinta dall'ondata di remake in casa Activision, di ottenerne uno di Crash Twinsanity. Questo gioco è il tipico esempio di post-mortem masterpiece, ovvero quei tipici prodotti che vengono rivalutati o addirittura conosciuti solo dopo molto tempo dalla loro pubblicazione. Infatti, vuoi per il fatto che non sia stato pubblicizzato bene, oppure un affievolimento dell'interesse sul brand per via di capitoli non molto ispirati, esso fu un clamoroso insuccesso nelle vendite, soprattutto visto il nome pesante del personaggio, arrivando soltanto a vendere 800.000 copie. E allora com'è possibile che in così tanti lo richiedano? Perché la maggior parte di chi lo ha giocato ne ha un bel ricordo, anche chi non lo ama alla follia come me. Questo perché esso è riuscito a far uscire Crash dai mondi a tunnel e warp room grazie ad una struttura sandbox, ma mantenendo intatte le atmosfere e l'estetica cartunesca. Ma chi dobbiamo ringraziare per tutto questo? La Traveller's Tales Oxford Studios, studio costola di Traveller's Tales, chiuso praticamente subito dopo la vendita del gioco. Dopodiché la Traveller's Tales si fuse con Giant Entertainment, creando la TT Games, e nel 2007 essa fu acquisita dalla Warner Bros. Interactive Entertainment e adesso realizza videogiochi sui Lego. Dunque vedo difficile la possibilità che Traveller's Tales possa dare una mano per la realizzazione di questo remake. È altrettanto vero però che Kate Webb, concept artist del gioco, ha mandato una lettera aperta a Vicarious Visions subito dopo l'uscita dell'Insane Trilogy, nella quale si sarebbe offerto di dare una mano per la creazione del progetto. Però tutto questo non lo vedo ancora molto fattibile. Prima di tutto perché dovrebbero cambiare totalmente lo stile grafico dei modelli odierni molto pupazzosi per tornare a quello stile in cel shading che contraddistingueva Twinsanity. La cosa non mi dispiacerebbe affatto, ma non credo che Vicarious Visions abbia tutta questa voglia di riniziare da zero la creazione dei modelli. In più, c'è da aggiungere che la Spiral Mouth, gruppo che realizzò quelle iconiche musiche a cappella, si sono, a quanto ho capito, separati praticamente subito dopo Tag Team Racing. Dunque, a mio avviso, ci sono troppi ostacoli da superare, oltre al fatto che si tratta pur sempre di un gioco di culto, ma che la massa vede sempre come uno di quei tanti titoli mediocri del post Naughty Dog. E secondo voi Activision acconsentirebbe alla realizzazione di un remake di un gioco che al 90% venderebbe molto meno rispetto alla trilogy e CTR? Io credo che a questo punto preferiscano andare nella direzione di un nuovo titolo, sfruttando il rinnovato interesse e la curiosità. Twinsanity, come sappiamo, ha ricevuto diversi tagli ai contenuti per via di cambiamenti di programmi e date di scadenza da rispettare. Quindi molti fan gradirebbero un rifacimento del gioco con tutti i cut content inseriti. Ma a quel punto non sarebbe più un remake di Twinsanity a mio avviso, ma una sorta di Crash Bandicoot Evolution o Unlimited, chiamatelo come vi pare. Nelle ultime settimane è trapelata sul web un'immagine raffigurante dei concept art riguardanti Crash Bandicoot. Un errore di Toys for Bob che ha riacceso le speranze di riaver tra le mani questo fantomatico remake. Non lo so ragazzi, ormai questo capitolo abbiamo imparato ad apprezzarlo per quello che è, con tutti i suoi difetti. Fare questo remaking del gioco significa anche accantonare il vecchio progetto e onestamente non lo sopporterei. E poi ragazzi, siamo alle soglie della next gen, non è più tempo di pensare al passato. È proprio questo che ha sempre tarpato le ali alla serie e non voglio che ricapiti ancora. Fatemi sapere la vostra con un commento, iscrivetevi al canale se vi va, condividete il video, qui da Okuka è tutto e sempre, fino alla fine. Viva Crash Twinsanity!